Filetto rosa di Parma, un secondo piatto veramente di un gusto eccezionale che racchiude in sé 3 prodotti di enogastronomia emiliana fantastici: lambrusco, parmigiano e prosciutto di Parma. È molto semplice da eseguire, ma al contempo farete un figurone a tavola, sia per le festività sia quando avrete amici o parenti alla vostra tavola. Adesso sigla e lo prepariamo insieme. Per praticità ci facciamo tagliare direttamente dal macellaio il filetto di manzo già aperto a libro. Glielo diciamo e lui sarà bravissimo a farlo diventare così come lo vedete adesso. Così a noi non rimarrà altro che doverlo battere con il batticarne per assottigliarlo un pochino e rendere lo spessore tutto omogeneo. Il batticarne va fatto lavorare in obliquo praticamente, quindi quando tocca la carne deve poi slittare verso l'esterno. Battiamo dal centro verso l'esterno sempre fino ad ottenere lo spessore desiderato, che in questo caso sarà di circa 3-4 mm. La carta oleata che ho usato sotto mi serve sia per non sporcare il tagliere, ma soprattutto per lavorare in modo più semplice, come vedete nell'arrotolare. Leghiamo l'arrosto per tenerlo bello compatto in cottura. Partiamo legando a croce le lunghezze, come vedete adesso. Poi leghiamo per la stretta una volta con 2 nodi. Prendiamo dello spago, lo arrotoliamo attorno al nostro polso, facciamo un doppio giro, 1, 1, 2, e passiamo l'anello che abbiamo creato sotto al nostro arrosto. Dopodiché lo portiamo all'altezza che ci serve e tiriamo bene il cordino. Poi ripartiamo filo intorno al polso, doppio giro, e portiamo l'anello sotto al nostro arrosto fino all'altezza che ci serve e tiriamo per fermare. A questo punto possiamo legare definitivamente l'ultimo ciuffino di spago e andare in cottura. Burro bello sfrigolante e facciamo sigillare la carne da tutti i lati, anche gli apici. Concederemo circa 2-3 minuti per lato, non esageriamo perché a fine cottura il filetto dovrà essere ancora un po' rosato all'interno. È molto importante manovrare la carne senza oggetti appuntiti. Poi ci vuole il lambrusco che va stappato perché è frizzante, e quindi con un po' di coraggio, senza inondare tutta la cucina, lo andiamo a stappare per sfumare la nostra rosa di Parma. Semicoperto lasciamo cuocere su fiamma medio-bassa per circa 15 minuti e di tanto in tanto giriamo il nostro filetto. Nel frattempo prepariamo l'emulsione per condire l'insalata, che in realtà sarà radicchio rosa di Verona. Terminata la cottura lasciamo riposare per qualche minuto il filetto ed eliminiamo completamente lo spago da cucina. Filtriamo poi il fondo di cottura e lo adensiamo facendo sciogliere della fecola di patate in acqua a temperatura ambiente e portiamo poi sul fuoco qualche secondo, giusto il tempo di ottenere una salsina deliziosa. Dovremo regolare però prima ovviamente di sale. Affettiamo delicatamente la nostra rosa di Parma a fette non troppo sottili, impiattiamo, completiamo con l'insalata condita con l'emulsione e un poco della salsa, magari anche qualche scaglia di parmigiano reggiano che non guasta.
Il video è terminato, io vi ringrazio per averlo guardato fino a qui, vi ricordo che su questo canale ci sono 2 contenuti a settimana e con l'iscrizione non ve li perderete. Grazie e se vi è piaciuto lasciate un like, ciao!